Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione sui ruoli di amministrazione di uso più comune all'interno dell'account Office 365, in cui andremo a vedere la figura dell'amministratore di supporto tecnico, che come tutti gli altri amministratori sarà nominato dall'amministratore generale o dal Global Administrator. L'amministratore di supporto tecnico ha poteri operativi, nel senso che potrà reimpostare la password e forzare gli utenti a disconnettersi, poi vedremo quali utenti. Non ha invece poteri di creazione e di condivisione, quindi non potrà creare nessuno di questi oggetti che si vedono qua giù in basso, quindi un sito SharePoint, un team in Teams, un gruppo Office 365, un piano in Planner, non potrà aprire un'applicazione in Power Apps, creare un flusso di lavoro in Power Automate e tantomeno condividere gli oggetti all'interno di queste applicazioni. E l'amministratore di supporto tecnico dà un aiuto a chi ovviamente ha poteri più qualificati dei suoi, tant'è che lui potrà compiere soltanto queste due operazioni, cioè reimpostazione della password e forzatura degli utenti a disconnettersi, e per giunta nemmeno nei confronti di tutti gli utenti, ma soltanto degli utenti che non hanno ruoli di amministrazione. Quindi innanzitutto andiamo a vedere come si reimposta la password e come si forza un utente a disconnettersi nel caso in cui non si versi in uno di questi ruoli di amministrazione, casi in cui appunto l'amministratore di supporto tecnico potrà reimpostare la password e forzare la disconnessione. Quindi andiamo nell'interfaccia di amministrazione, prendiamo un utente, prendiamo questo qui, un utente a caso, e da qui si può bloccare l'accesso. Cliccando qui si può andare a reimpostare la password di questo utente, quindi creando automaticamente una nuova password e richiedendo all'utente di inviare, di modificare la password che gli è stata inviata al primo accesso. Quindi qui si mette la mail dell'utente, come quando si invita l'utente per la prima volta, lui con queste credenziali provvisorie rifarà un accesso all'account Office 365. Poi da qui, dove c'è scritto disconnetti, consente di disconnettere l'utente da tutte le sessioni di Microsoft 365. Quindi se io clicco qui, esci da tutte le sessioni, ho bloccato quest'utente, cioè ho forzatamente disconnesso quest'utente da tutte le sessioni di Office 365, quindi in Planner, in Teams, in SharePoint, in OneNote, in OneDrive. Qui dice che potrebbe essere necessario del tempo, comunque tra poco quest'utente sarà disconnesso da tutte le sessioni dell'organizzazione, di tutte le applicazioni. E questo, dicevo, l'amministratore di supporto tecnico lo può fare, ma non nei confronti di tutti gli utenti, ma soltanto di coloro che non hanno, sottolineo che non hanno, questi ruoli di amministrazione. Quindi non lo può fare, andiamo a vedere nei confronti di chi, quindi per esclusione lo potrà fare nei confronti di tutti gli altri. Quindi innanzitutto nei confronti di chi ha autorizzazioni di lettura nella directory. La directory è quella di Azure, quindi andiamo a scrivere Azure Active Directory, che poi ora si chiama in un altro modo, però ci si arriva lo stesso. Clicchiamo su identità, che ora si chiama Microsoft Intra. Ecco, chi può accedere qui non si potrà vedere reimpostata la password dall'amministratore di supporto tecnico e non potrà nemmeno essere forzatamente disconnesso. Poi andiamo per ordine, il mittente dell'invito West. Che cos'è il mittente dell'invito West? È colui che può soltanto invitare come ospite una persona esterna, quindi ha solo quel potere, è un mini amministratore, però risulta tra le figure di amministratore, perché se noi andiamo qui e volessimo dare questo potere a questo è quello che avevo disconnesso, a questa persona, andiamo in gestisci ruoli. Ecco, si è aperta la scheda e ora se andiamo a identità troviamo
Quindi andiamo qui a dire che vogliamo che questa persona abbia dei poteri di amministrazione, andiamo in identità e troviamo mittente dell'invito West. Quindi questo piccolo amministratore, che comunque è un amministratore, potrà invitare persone dall'esterno, potrà invitare ospiti all'interno dell'account Office 365. Quindi ha soltanto questo piccolo potere. Ecco, anche nei confronti di questo soggetto, l'amministratore di supporto non potrà compiere queste operazioni. Poi non le potrà compiere nemmeno nei confronti di un altro amministratore di supporto tecnico che sia stato nominato come tale, non potrà compiere queste operazioni per coloro che hanno autorizzazioni di lettura per il centro messaggi. Andiamo a vedere il centro messaggi come ci si arriva, quindi integrità, centro messaggi è l'ambiente in cui Microsoft Office 365 ci invia molto spesso dei messaggi su delle novità che sono state introdotte all'interno di Office 365 che possono essere utilizzate. Ecco, qui mi informa su delle novità in Teams, nelle apps di Office 365, in Stream, eccetera. Ecco, chi ha l'autorizzazione a vedere questo ambiente, anche lui non potrà vedersi reimpostata la password e nemmeno essere forzatamente disconnesso. E poi lo stesso dicasi anche per coloro che hanno delle autorizzazioni per la lettura dei report. Andiamo a vedere come si arriva ai report, quindi impostazioni, eccoli i report. Quindi nei report cosa si può vedere? Si può vedere il punteggio di adozione, cioè come le persone utilizzano l'account Office 365, quindi come viene utilizzato a livello statistico l'account Office 365, come si lavora in team, come si collabora ai contenuti, eccetera. E si può vedere anche l'utilizzo delle singole applicazioni. Quindi io per esempio qui posso vedere quanto viene utilizzato Teams all'interno dell'organizzazione, quanto viene utilizzato OneDrive all'interno dell'organizzazione, eccetera. Quindi anche chi può vedere questo ambiente non ha, quindi chi ha i poteri di lettura, non può essere fatto oggetto di reimpostazione della password o di una disconnessione forzata da parte dell'amministratore di supporto tecnico. Quindi diciamo che questa lezione su questa figura può finire qui e ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!